Ciao carissimi, bentornati in questo nuovo video, un benvenuto ai nuovi. Per chi non mi conosce, sono Filippo Italiano, sono un cantante oltre che un chitarrista. Mi è cascato il plettro, aspetta un attimo. Ecco qua, se sei un chitarrista sai quante volte casca questo aggeggino qua. Comunque, hai capito che questo è un video chitarristico, quindi parleremo di sistema Caged. Mi raccomando, dai un'occhiata al canale, iscriviti, attiva la campanella, guarda sul mio canale perché oltre a video didattici porto anche il mio modo di fare musica e anche consigli di musica. Insomma, tutto ciò che può farti appassionare e avvicinare alla musica. Quindi oggi parliamo di sistema Caged, un sistema molto pratico, un metodo di visualizzazione per vedere qualunque cosa in qualunque punto della tastiera attraverso le 5 forme di accordi che si suonano in spiaggia, ok? Esattamente quelle. Quindi partendo da quelle puoi fare delle modifiche per ottenere tutti gli accordi che vuoi, ci puoi vedere sotto delle scale, triadi, arpeggi e fare anche ear training. Perché faccio questo video? Perché faccio didattica da un po' di anni e, piccola parentesi, se vuoi fare lezioni con me faccio lezioni sia di chitarra che di canto, scrivimi una mail, te la lascio in descrizione e ti do tutte le informazioni. Puoi anche valutare di abbonarti al mio canale, ci sono 2 livelli, uno semplicemente sostieni il canale, è una piccola cifra di gratitudine per quello che faccio, se invece ti abboni al livello pro ci sono una serie di video che ti permetteranno di approfondire vari argomenti, quindi puoi scegliere se fare lezioni private con me o abbonarti al canale. Quindi ti stavo dicendo che faccio questo video perché facendo didattica da un po' di anni mi piace l'idea che si arrivi prima possibile a parlare di musica e se ci sono scogli tecnici o problemi di visualizzazione dello strumento questo potrebbe essere un problema, perché se devi rifletterci un quarto d'ora dove mettere le mani ti sei già mangiato un sacco di tempo. Quindi con questo video esploriamo dalla A alla Z la potenzialità, o meglio la praticità del sistema Caged nel visualizzare qualunque cosa, ma ti voglio trasferire un concetto importante, che qualunque cosa tu pratichi deve essere qualcosa, devono essere stimoli che tu dai in pasto al tuo orecchio. Che fosse il Do in prima posizione, basta già questo per dare al tuo orecchio un sacco di informazioni e iniziare a vedere questo non solo come la forma di Do, e chiaramente sai che la puoi spostare in tutta la tastiera, questo diventa Re in forma di Do, ok? Questo spero sia chiaro. Comunque tu ragiona su questa forma di Do, hai una fondamentale qui c'è una terza maggiore, a vuoto stai suonando la quinta giusta, in questo caso a vuoto perché siamo qui, però se vado qua la quinta giusta la stai premendo col barré, quindi devi ragionare che hai fondamentale, terza maggiore, quinta giusta, ottava, terza maggiore. Torniamo qua, ti basta già questo per iniziare Do, Mi, Sol, Do, Mi. Ti assicuro che se inizi a fare questa pratica da subito, se non ci hai mai fatto caso, ritorna sui tuoi passi, dai questa informazione al tuo orecchio, che già su questo Do hai terza maggiore, quindi fai capire al tuo orecchio che questo pa, pa, da, da, è una terza maggiore, questa è una quinta giusta, ottava, terza maggiore, ok? E impara magari a cantare tutte le note singole, Do, Mi, Sol, Do, Mi. Questa è una cosa che io facevo istintivamente da ragazzino, le vedevo come semplicemente le note singole della forma di accordo, poi studiando ho scoperto che la terza maggiore, la quinta giusta, ma questi suoni io li avevo già nelle orecchie, ho dovuto solo collegare che questo è terza maggiore, che questa è terza minore, semplicemente io mi ricordo che ragionavo che era un qualcosa di più triste se mi spostavo un po' più indietro, quindi l'orecchio è una cosa imprescindibile se vuoi vivere la musica. Se io faccio Do, Mi, Sol, Si, sto cantando la settima maggiore, quindi diventa major 7, Si bemolle e diventa di settima, La, e decido di spostarmi su Fa maggiore, quindi La è la terza maggiore, La bemolle, e
l'ho trasformato in fa minore sol, sono tornato sulla quinta del do. Vedi, un piccolo giochetto per vivere un piccolo giro armonico sulla base di, alla fine ho fatto questo movimento, si bemolle, la bemolle, sol, e ho girato su quegli accordi che ho visto prima, perché ti assicuro che qui qualunque cosa si possa pensare è presente. Quindi portati già a casa questo concetto che nel praticare tutte le forme hai una grande possibilità di allenare il tuo orecchio se vedi le forme da questo aspetto, che se ti interessa fare sta cosa, perché ti assicuro che puoi suonare a pappagallo, concedimi il termine, è un termine che utilizzano anche tanti miei allievi. Sai che mi sono reso conto che suono a pappagallo e non so realmente quello che faccio, lo faccio solo a livello meccanico, sono dei meccanismi cerebrali diversi, quindi pratica quello che fai collegato con l'orecchio è tutta un'altra cosa. Quindi, fatta questa premessa sull'importanza dell'orecchio e sul lavoro che puoi fare con tutte le diteggiature per sviluppare il tuo orecchio, il sistema Caged cos'è? È un sistema basato sulle 5 forme base di accordo. Caged perché è un acronimo dei nomi delle note in inglese. Chi sa già cos'è il Caged, abbi pazienza, devi capire che magari c'è gente che sta guardando questo video che non ha mai sentito parlare di Caged, quindi lo ripetiamo un attimo, per te ripetizione, per altri sarà scoperta. Quindi Caged, quindi C sta per Do, A sta per La, G sta per Sol, E sta per Mi, D sta per Re. Ed è proprio questo. Quindi parliamo dell'accordo Do. Si crea quest'ordine, io posso fare Do in forma di Do, Do in forma di La, quindi C-A, Do in forma di Do, Do in forma di La, poi viene Sol, quindi Do in forma di Sol, quindi il famoso Sol lo sposti, quindi tutte queste forme le puoi spostare su tutta la tastiera, ci metti il barré davanti e formi altri accordi. È un po' difficile da suonare, però insomma è una forma che dobbiamo visualizzare. Poi forma di Mi, quindi sto suonando sempre accordi di Do, quindi siamo sulla forma di Mi, quindi lettera E, l'ultima lettera che è la D, quindi Caged, la forma di Re, quindi Do in forma di Re, quindi il famoso Re spostato, insomma qui diventa un Do. Altra considerazione che è importante fare, che secondo me è molto pratico, ho sempre inquadrato il Caged in questo modo. Le prime due forme, forma di Do e forma di La, hanno la tonica sulla quinta corda. Quindi se tu impari le note sulla quinta corda, sai che puoi creare una relazione rispetto a quello che ti serve. Esempio, Re. Dov'è il Re sulla quinta corda? Sul quinto tasto. Quindi hai due possibilità, fare il Re con la forma di Do o fare il Re con la forma di La. Quindi ricordati che le prime due forme, Do e La, fanno riferimento a una tonica sulla quinta corda e con questa tonica puoi formare accordi o visualizzare diteggiature di scale, triadi, arpeggi, questo lo vediamo dopo. Quindi ricordati questo, forma di Do, forma di La, le prime due, tonica sulla quinta corda. Le due forme successive, quindi Caged, quindi forma di Sol e forma di Mi, perché ci serve la G e la E, fanno riferimento invece alla sesta corda, quindi se ti serve una nota, stesso esempio che abbiamo fatto poco fa, ti serve il Do, dov'è il Do sulla sesta corda? All'ottavo tasto, quindi io posso fare il Do in forma di Sol o il Do in forma di Mi. Per quanto riguarda le diteggiature, che le possiamo modificare per rendere le major 7 di settima, maggiori, minori, questo lo vediamo dopo, però hai già questo riferimento, sesta corda con forma di Sol e forma di Mi. L'ultima forma, quella di Re, quindi abbiamo qua il Do in forma di Re, sappi che la sua tonica è sulla quarta corda, quindi le forme di Re, se tu vuoi prendere un accordo in forma di Re, sappi che la tonica di quell'accordo ce l'hai sulla quarta corda. Quindi se metti insieme questi ragionamenti, che io ritengo estremamente pratici, imparando le note su quarta, quinta e sesta corda, già hai una grande padronanza di tutto questo. Poi è ovvio che le note andrebbero imparate su tutta la tastiera. Adesso andiamo ad analizzare tutte le forme
dalla prima all'ultima e facciamo dei ragionamenti, perché secondo me è molto pratico prendere queste 5 forme e capire le modifiche che possiamo fare, più che andare a studiare che esiste un caged maggiore ed uno minore. Non ti interessa studiare 1000 caged, perché se tu qui hai questo re in forma di do, partiamo dalla prima forma di do, sto suonando un re in forma di do, quindi decido di fare un re maggiore con la forma di do. Quindi se tu ragioni che questa è la fondamentale, questa è la terza maggiore, questa è la quinta giusta che stai premendo con il barré, poi abbiamo detto anche prima ottava, terza maggiore. Se questo re maggiore voglio farlo diventare minore nella forma di do, la differenza tra accordo maggiore e accordo minore qual è? La terza che da maggiore diventa minore, quindi questa terza si deve spostare un tasto prima, quindi questo fa diesis diventa fa, quindi andiamo un semitono indietro. Quindi non ho bisogno di studiare un caged minore, perché vedo che si sposta semplicemente questa nota e faccio questa diteggiatura. Quindi rispetto a prima sta cambiando solo questa nota che era qui e va qui. Quindi ecco che questo è un re minore. Re minore in forma di do. Quindi re maggiore in forma di do, re minore in forma di do. Tutto qua. Se magari questa forma ti è scomoda perché non hai le dita abbastanza elastiche, non è che ce lo ordina il medico che dobbiamo fare sta forma, ne cerchiamo un'altra. Quale altra forma hai per prendere il re? Passiamo nella forma di là, ok? Questo è maggiore, quindi dov'è la terza maggiore qui? Inizia a fare sti ragionamenti, è quella che stai prendendo col mignolo qua giù, quindi il fa diesis, che deve andare a fa, quindi terza maggiore, terza minore, ecco che la forma diventa questa, che non è altro che il la minore spostato col barré davanti al quinto tasto. Quindi questo perché è la minore? Perché questa è la forma di la, e quindi questa nota presa col mignolo, se va un tasto prima diventa terza minore, ecco che la diventa minore. Quindi se su tutte le forme fai questi ragionamenti, formi qualunque cosa, ok? Quindi tornando alla forma di do, abbiamo visto re maggiore e re minore. Posso fare la stessa cosa anche con il major 7 e l'accordo di settima, quindi forma di do, basta che levo questo dito, quindi con il medio sto prendendo l'ottava, se tolgo il dito col barré vado a suonare il do diesis, che è la settima maggiore del re. Ecco che questa è una forma per prendere il major 7, quindi re major 7 in forma di do, allo stesso modo come se il do in prima posizione, levo il do, quindi suono la corda si a vuoto, ecco che diventa major 7. Stesso meccanismo, semplicemente lo sposti avanti col barré. Ok? E se voglio fare l'accordo di settima, qui diventa un po' difficile per lo stesso motivo che ti ho detto prima, che servono dita molto elastiche, però a me è sempre piaciuto fare questo, anche perché prendi delle forme non molto utilizzate sulla chitarra, quindi major 7, per avere l'accordo di settima cosa deve accadere? Che la settima maggiore deve diventare settima minore, quindi la forma diventa questa. Ok, servono dita molto elastiche e lunghe, quindi ho modificato le note che mi servivano. Stesso discorso, te lo ordina il medico che devi fare questo? No, però sappi che è una modifica della forma di do, perché io posso prendere un re settima anche così, o così, o così. Quindi qui siamo nella forma di la, modificata che diventa di settima. Quindi sono dei semplici ragionamenti che facciamo su ogni diteggiatura e poi scegliamo quelle che ci vengono più comode, poi scegliamo se vogliamo rendere la mano allenata ed elastica anche in base a quanto abbiamo lunghe le dita. Non deve essere una scusa questa, non ho dita lunghe quindi non posso suonare. Trova la tua soluzione, perché
tutto ciò che puoi fare c'è in ogni punto, in ogni forma, quindi trova quella che fa meglio per te, trova le diteggiature che fanno al caso tuo. Quindi se questo è un accordo di settima, quindi re settima, è ovvio che devi conoscere la teoria di come si formano gli accordi per fare questi ragionamenti, quindi è molto bello che tu, mentre pratichi il sistema Cage, delle forme e quant'altro, ci inserisci anche dei piccoli concetti teorici, pochi alla volta. Quindi se vuoi approfondire anche queste cose, abbonati al mio canale, perché faccio video dove gradualmente ti faccio capire questi concetti applicati subito alle forme. Quindi non restano solo forme geometriche, ma ne vivi anche la musica, ok? Perché di questo si tratta. Quindi se questo è un re settima e voglio fare un re minore settima, devo spostare la terza maggiore. Tutto resta fermo, si sposta la terza maggiore a terza minore. Ecco che questa è una forma di re minore settima. Non è molto frequente questa perché servono delle mani enormi, però ti dico che è interessante prendere il minore settima in questo modo. Non ce lo ordina il medico, ce lo prendiamo qua se vogliamo avere una posizione più raccolta. Quindi mi sembra chiaro che ti sto trasmettendo questo concetto che devi studiare tutte le posizioni possibili e immaginabili sempre con consapevolezza. Ma queste 5 posizioni del Caged, piano piano inquadrale, vedi dov'è la terza, dove la quinta, perché questo ti permette di modificare un Do maggiore in Do minore. Ho spostato solo la terza maggiore in terza minore e modifichi un po' la diteggiatura, trovi un compromesso tecnico che ti permetta di prenderlo in modo comodo. Serve pratica, ok? Non pretendere che sono cose che devono uscire a primo colpo. Serve pratica e pazienza, però ragiona così, perché le 5 posizioni le modifichi e trovi qualunque cosa ti serve. Poi li puoi spostare col barré e ottieni la stessa cosa spostata sulla tastiera. Quindi questo è il Caged. Parlando di scale, qui siamo nella forma di Do, quindi concludiamo l'analisi della forma di Do dal punto di vista di scale. Dopo vedremo anche triadi e arpeggi. Se questo è Re in forma di Do, io dentro questa forma di Do vedo anche il pattern della scala maggiore di Re e comunque il pattern che c'è dietro questa forma. Sempre ovunque vai cambia solo ovviamente la tonica, se questo è Re ti sposti qui e Mi e così via. La logica è sempre quella. Ti invito, come abbiamo detto anche per le forme dell'accordo, anche sui pattern melodici vedi gli intervalli, perché questo ti serve per non dover memorizzare 3000 diteggiature, perché se qui hai la forma di Do per fare la scala di Re maggiore, che volendo posso portare fin qua o scendere fin qua. Cosa succede? Piccola parentesi, innanzitutto qui, visto che parliamo di scala maggiore, sono contenuti 7 modi della scala maggiore, mica servono altre 7 diteggiature. Ti ho spiegato in un video, e te lo ripeto anche ora, che sul discorso delle scale modali, innanzitutto ha senso pensarle nelle progressioni modali, quindi quelle progressioni dove gli accordi non hanno un legame di tonalità, se no tanto vale che ti basi sulla scala della tonalità di impianto, secondo me e non solo secondo me. Però se tu vuoi pensare alle scale modali, il ragionamento da fare non è tanto sulla diteggiatura, ma capire quale scala modale suoni, da dove arriva quella scala modale. Esempio veloce, poi di questo te ne ho parlato in altri video, quindi non mi dilungo, ti lascio in descrizione tutto ciò che serve per vedere altri video. Parliamo del dorico, siamo sulla scala di Re maggiore, su questo pattern. Io posso suonare benissimo un Mi dorico qui, perché? Perché ragiono che il dorico è sul secondo grado, quindi sul secondo grado c'è un minore settima, Mi minore settima. Voglio suonare dorico e avere la scala dorica qui? Eccola qua. Sono le note della scala di Re maggiore, però penso che il dorico è il secondo di Re e tramite queste note do sonorità dorica, ma è l'accordo, in questo caso il basso. Vedi come basta semplicemente un basso per
richiamare quella sonorità. E se metto invece il basso re e faccio le stesse note, vedi com'è la sonorità diversa, sono sempre quelle note. Perché? Perché questo do diesis rispetto a mi è la sesta maggiore, ma questo do diesis rispetto al re è la settima maggiore, quindi richiama ionico, il modo ionico. Invece così richiama la sesta maggiore e dà idea di scala minore con la sesta maggiore, che è appunto il dorico. Quindi vedi che non sono le note, sono i ragionamenti armonici che tu fai che ti permettono di suonare modale, ok? Tutto qua, quindi non impazzire con l'ambiente modale, le scale modali, devi avere una conoscenza delle armonizzazioni delle scale, un accordo su quale grado si forma. Esempio, questo accordo particolare, quindi major 7 diesis quinta, mi bemolle, major 7 diesis quinta, si forma sul terzo grado del do minore melodico. Quindi se io voglio fraseggiare qui, potrei pensare alla diteggiatura del modo che si genera da questo grado, ma io penso al do minore melodico. Stop. E su questo accordo, se suono le note di do minore melodico, darò questa modalità. Ne ho parlato in altri video, quindi questo per dirti che non ti servono 1000 diteggiature. E parlando di scale, conviene basarsi su 4 scale principali: la scala maggiore, quindi la classica scala maggiore, che è detta anche maggiore melodica, poi abbiamo la minore melodica, la minore armonica e la maggiore armonica. Quindi se tu vedi gli intervalli, sai che qui hai la terza maggiore. Per suonare il minore melodico mica devi pensare a una nuova diteggiatura, ce l'hai già nella forma di do. Penso semplicemente che questa terza maggiore deve diventare minore, quindi tutti gli altri intervalli sono uguali, quindi la differenza tra maggiore, scala maggiore e minore melodica è solo la terza. Quindi vedi come la diteggiatura ce l'hai già, ascolta. Se voglio suonare il minore armonico, ascolta. Invece il maggiore armonico rispetto al minore armonico ha la terza maggiore, eccolo. Capito? Quindi dalla forma di accordo vedo il pattern della scala maggiore, gli intervalli, e poi modifico quelli che mi servono. Io ritengo molto pratico fare questo. Ti può sembrare più difficile all'inizio perché ti servono più conoscenze teoriche sulle scale, sugli intervalli, ma ti assicuro che se sblocchi questa cosa e la fai fin dall'inizio, ti crei una base e fai un salto di qualità immenso, perché tu ovunque suoni quello che ti serve, ragioni con le note, ragioni con gli intervalli, ed è tutta un'altra cosa. Se no devi andare avanti a geometrie, a box, a cose che poi non sai che fartene, ne conosci 3000 e vedi che hai difficoltà lo stesso. Quindi io ti consiglio questo tipo di approccio, poi valuta se per te va bene o no, o se ti piace o se ti trovi bene. Io ritengo sia molto pratico e ricordati che attraverso questo puoi fare anche quello che abbiamo detto all'inizio, ear training, quindi farti entrare in testa tutti questi suoni, tutte queste scale, queste sonorità devono entrare nel tuo canto interiore. Quando io dico cantare non significa che devi fare il cantante, ok? Perché lì poi è un discorso anche di tecnica, di espressione, di emissione vocale, una serie di cose. Essere intonati è un'altra cosa. Se si è stonati, se non si è capaci di pensare ai suoni, non va bene, cioè riesci a fare le cose poi solo con la geometria dello strumento. Ti assicuro che cantare le cose, avere il pensiero dell'intonazione è tutta un'altra cosa. Passiamo ora alla forma di La, quindi restiamo sempre sul Re, forma di La. Adesso andremo più veloci, non rifacciamo gli stessi ragionamenti che ti ho fatto in modo più approfondito sulla forma di Do, ma i ragionamenti sono sempre quelli. Quindi se qui ho un Re in forma di La, fai l'analisi, qui hai la quinta, qui hai l'ottava, qui hai la terza maggiore. Quindi per ottenere un Re minore la forma è questa, perché la terza maggiore si sposta in terza minore, ok? Se voglio il major 7 devo
devo spostare l'ottava, che è questa nota che sto prendendo con l'anulare, quindi la nota centrale, diciamo così, nella forma di La, la sposto un tasto indietro, quindi la diteggiatura diventa questa. Ecco che ho un Re major 7. Se questo lo tolgo, e quindi suonerà la nota che sto premendo col barré, la settima maggiore diventerà minore, quindi ecco che c'è l'accordo di Re settima. Quindi ecco come modificare la forma di La per avere tutti gli accordi principali che ti servono. Anche minore, oppure il minore settima. Perché è minore settima? Perché così col mignolo sto prendendo l'ottava. Se ci spostiamo di un tasto, l'ottava diventa settima maggiore, quindi ascolta come è un minore con la settima maggiore, accordo molto particolare. Ok? Se questa nota va ancora indietro, quindi la suona il barré, ecco che abbiamo la forma di Re minore settima presa nella forma di La. Quindi la logica è questa: se tu individui le note che ti servono e sai come si formano gli accordi, quindi per questi concetti abbonati al mio canale, perché faccio video dove ti spiego anche a livello teorico, ti faccio scaricare dei file dove puoi studiare, oppure puoi fare lezioni con me, ti guido passo passo su queste cose. Però se vuoi fare il salto di qualità vero, a prescindere se vuoi fare, queste non sono cose se vuoi fare il musicista di professione, se vuoi fare il musicista, stop, uno può decidere di diventare musicista per passione, a casa tua, per avere un contatto con la musica. Ti assicuro che è tutta un'altra cosa, non è che devi ottenere queste cose nell'arco di una settimana. Ma mettiti, ma che fosse solo capire perché il maggiore diventa minore senza andare a memoria con la diteggiatura, ti assicuro che fai già un grande passo avanti. Te lo dico per esperienza didattica, che ci sono state persone che suonavano da una vita e facevano sta cosa in modo automatico. Mi hanno detto: ah, quindi per questo il maggiore diventa minore. Cavolo, non avevo pensato che era semplicemente perché questa terza maggiore diventa minore. Mamma mia, e ti si apre un mondo, ed è vero, è così. Quindi hai visto un po' tutte le forme che puoi fare. Stesso ragionamento, poi gli accordi che possiamo ricavare sono infiniti. Possiamo fare accordi con le estensioni, questa è l'undicesima aumentata, oppure le none, o che ne so, con questo accordo di settima, la quinta aumentata, e così via. Quindi i ragionamenti che si possono fare sono infiniti, ma voglio trasferirti il funzionamento che da questa forma, da spiaggia, ti ricavi tutte queste altre cose ragionando. Per quanto riguarda la scala, stesso ragionamento che abbiamo fatto sulla forma di Do. Hai questo pattern che vedi apparire, anche qui memorizza gli intervalli, ragiona con gli intervalli, perché questa è la scala di Re maggiore, che posso estendere fin qua e scendere fin qua, ok? Stesso ragionamento se modifico solo la terza, minore melodico, voglio fare il minore armonico, voglio fare il maggiore armonico, stessa cosa di prima. Quindi il ragionamento è sempre quello: prenditi le diteggiature poco alla volta, ma che fosse solo una sulla quale ci stai un mese, ma fatta bene. Non è che devi conoscere tutta la tastiera, è meglio una piccola area della tastiera che conosci alla perfezione, con la quale ragioni con le note, come se suonassi il pianoforte, dove devi ragionare con le note. Andiamo sulla forma di Sol. Abbiamo detto che questa è un po' più difficile a livello di accordi da fare. Anche qui stessi ragionamenti, guardane gli intervalli, perché potresti fare anche questo. Qui servono mani lunghe, stesso discorso di prima, mica devi fare per forza l'accordo qui, è una visione che potresti avere o decidere di aggiungere, mica siamo obbligati a conoscere tutte le forme. Un altro movimento che puoi vedere qui è questo, quindi hai questo accordo che diventa major 7, che diventa di settima,
ok? Potrebbe essere un'altra visione che si può sviluppare. Per quanto riguarda le scale, stesso ragionamento di prima, quindi scala maggiore, se modifichi solo la terza diventa minore melodico, minore armonico, eccolo qua, e maggiore armonico. Stessa cosa di prima, quindi se tu inquadri gli intervalli fai la stessa cosa ovunque, vedi, con poche diteggiature suoni la qualunque. Andiamo avanti sulla forma di Mi, andiamo leggermente più veloci, altrimenti il video durerà 3 ore, perché ormai hai capito i meccanismi. Se questa è la forma di Mi, individui gli intervalli, quindi se ti dico che questo diventa major 7, capisci perché? Perché l'ottava si è spostata sulla settima maggiore, e se faccio questo diventa di settima perché la settima maggiore si è spostata sulla settima minore che sto suonando col barré, ok? Posso anche fare il ragionamento di smontare la posizione, quindi io adesso sto suonando in questo range di corde più basse, però sempre in questa posizione posso suonare anche in un range più acuto, quindi ho queste note, quindi Re maggiore in forma di Mi, Re major 7, Re settima, ok? Stessa cosa ai minori, maggiore, minore, quindi qui c'è la terza maggiore, la tolgo, diventa minore, e la terza minore la suona il barré, la premi col barré, ok? Se tolgo l'ottava, vado un tasto prima e diventa minore con la settima maggiore, ok? Così diventa minore settima. Io lo prendo così, si può prendere anche così, c'è chi lo prende anche così, ci sono tanti modi, ma il Caged funziona così. Una volta che ne capisci i meccanismi ti devi esercitare, ti metti lì e ti fai le diteggiature. Ovviamente stessa cosa di prima sulle scale, scala maggiore, se modifico solo la terza diventa minore melodico, e stesse cose di prima, posso fare anche il minore armonico, ok? Stesse logiche. E andiamo infine sulla forma di Re, quindi Re in forma di Re, che se ci pensi non è altro che questo Re proiettato all'ottava oltre il 12° tasto. Sai che oltre il 12° tasto siamo su un'altra ottava, eccolo qua. Quindi puoi iniziare già dalla forma di accordo, Re che diventa major 7, che diventa di settima, questo lo possiamo vedere anche qua. E queste sono delle geometrie che puoi utilizzare, stessa logica anche su quelle che abbiamo già visto, perché ti ho parlato già di inquadrare le prime due forme con tonica sulla quinta, le altre con tonica sulla sesta, questa è con tonica sulla quarta, quindi questo Re major 7, se lo porto qua, è Sol major 7 con tonica sulla quarta corda, oppure questo è Sol maggiore, Sol major 7, Sol settima. Stessa cosa gli accordi minori, il famoso Re minore, se io lo sposto qua e ho la tonica sul Sol, ecco che è Sol minore, ok? Se faccio questo è Sol minore settima. Se faccio questa forma è il semidiminuito. Non abbiamo parlato prima dei semidiminuiti, ma semplicemente sul minore settima porti la quinta un tasto prima, quindi diventa quinta bemolle, ed ecco che esce fuori il semidiminuito, detto anche minore settima, bemolle quinta. Quindi le logiche sono sempre queste, che tu vedi gli intervalli e li sposti in base all'accordo che vuoi formare. Anche qui c'è un pattern di scala. E stesse logiche di prima, puoi formare tutte le scale che ti servono modificando solo quello che devi modificare. Quindi la logica è questa su tutte le diteggiature. Quindi ogni diteggiatura ha la sua forma che puoi modificare per formare quello che ti serve, e ci sono anche i pattern melodici che puoi modificare, e io ti ho dato questo approccio pratico di partire da un unico pattern e modificare solo quello che ti serve.
Questo ti connette sempre alla musica e non devi memorizzare 1000 cose. Parliamo adesso di triadi. Considera che le 5 forme che stiamo suonando, quindi forma di Do, torniamo sempre nel nostro accordo di Re, giusto perché possiamo sfruttare il barré, quindi capiamo come spostare le forme sulla tastiera, ok? Senza lavorare con le corde a vuoto che le abbiamo in questa prima posizione del Do, quindi lavoriamo sul Re. Quindi queste forme, forma di Do, forma di La, forma di Sol, forma di Mi e forma di Re, sono accordi a 3 voci, quindi triadi. Quindi già la forma stessa dell'accordo contiene le triadi. E posso scendere fin qua, terza maggiore, quinta, fondamentale, terza, quinta, fondamentale, terza, quinta. Quindi oltre che una forma di accordo che puoi usare per un discorso ritmico, armonico, sappi che tutte le note che tu vedi nella forma, senza impazzire a dove cerchi le triadi, come fraseggiare con le triadi, ce l'hai qua. Basta che le usi a livello melodico. E ti assicuro che questa è una cosa che ha una grande potenza melodica se impari a improvvisare o a comporre con le triadi. Una marea di temi famosi e di composizioni viaggiano spesso sugli intervalli di terza, quindi sulle triadi e anche sugli arpeggi, quindi anche con le settime, le none, eccetera. Quindi è meno frequente che trovi melodie disposte in modo orizzontale, cioè è difficile che trovi una melodia fatta cioè con la scala così, cioè è una cosa veramente molto scolastica e comunque noiosa, quindi sicuramente lavorare così è molto più efficiente a livello melodico, quindi ce l'hai qua. Un'altra cosa che puoi notare è che hai le triadi disposte man mano che ti sposti su gruppi di corde in stati diversi. Cosa significa? La triade può essere in stato fondamentale quando è fondamentale, terza, quinta. Si dice in primo rivolto quando la prima nota è la terza, quindi terza, quinta, fondamentale. Si dice in secondo rivolto quando è quinta, fondamentale, terza. E osserva qua. Ho suonato le 3 note che formano il Re maggiore, quindi la forma di Re maggiore è una triade in secondo rivolto. Ok? Ti faccio notare ancora una cosa. Ovviamente questo vale anche per il minore, quindi ti trasporti la stessa cosa sul minore, te lo lascio come compito, non lo faccio adesso altrimenti questo video dura veramente tanto. Quindi stessa cosa per i minori e poi vediamo anche gli arpeggi, quindi anche le settime, e sarà la stessa cosa con una nota in più. Ti faccio notare anche un collegamento che tu puoi fare smontando le posizioni e ragionando con le posizioni vicine. Ti lascio questi input, quindi se tu hai questo Re in forma di Do, che poi prosegue nella forma di La, quindi Re in forma di La, ragiona solo per gruppi di corde. Ti faccio notare una cosa, se tu stai prendendo questo, ragioniamo sulle prime 3 corde. Abbiamo già detto che è il Re, però tu qui lo stai prendendo così col barré e con questo dito. Alla fine stai prendendo queste 3 note che non sono altro che il Re. Quindi guarda cosa succede se tu ragioni che qui hai un altro Re in forma di La e lo suoni per intero e sei capace di smontarlo e quindi di ragionare che stai suonando sulle prime 3 corde queste note, quindi hai questa geometria. Guarda cosa succede, che da qui sai che se ti sposti qua hai un'altra triade, quindi cambia lo stato. Se sono in secondo rivolto, qui arrivo in stato fondamentale e qui mi sposto ancora ed è un primo rivolto, che guarda caso sono le prime 3 corde della forma di Mi. Quindi la visione del caged, delle forme, come si concatenano tra loro, ti dà anche questa visione, senza dover imparare una cosa nuova sulla visione delle triadi. Vedile dentro le forme del caged. Io credo sia molto pratico così e io le ho inquadrate così. Quindi questo io lo ricavo da questi accordi, da questa visione, semplicemente vedendone le prime 3 corde.
ok? È veramente pratica questa cosa. Se mi sposto come gruppo di corde, quindi considero seconda, terza e quarta corda, ritorno nella forma di Do, quindi Re in forma di Do, quindi suono solo queste corde, ok? Qui ho tutta la forma intera, ma se decido di prendere solo questo, sono queste 3 note. Alla fine vedi, sono le note che prendi qua dentro, ma suoni solo quarta, terza e seconda corda. Se ti sposti nell'altra posizione e suoni solo quarta, terza e seconda corda, vedi che c'è un'altra triade, quindi qui sei in primo rivolto, qui sei in secondo rivolto, quindi la forma di La che cos'è? Una triade in secondo rivolto. E se vai qui, che è una parte della forma di Mi, ecco che hai lo stato fondamentale. Quindi mi sono spostato dalle prime 3 corde di una corda su, quindi seconda, terza e quarta corda, e smonto le posizioni e ne vedo le triadi. Molto pratico. Se vado su ancora di una corda succede questo. Quindi falla questa pratica. Stato fondamentale, primo rivolto. Vedi che questa è una parte della forma di Sol? Partendo però dalla terza, quindi primo rivolto. Se vado ancora avanti, ho il Mi, vedi? Ho proprio la forma di Mi, ma il Mi stesso è una triade in secondo rivolto. Quindi questo è un input su come puoi vedere le triadi, sia per un discorso ritmico, armonico, ma anche come singole note da suonare. Questa è una visione, come poi si utilizzano a livello musicale, come utilizzarle in un contesto musicale, fa parte poi di un percorso di miglioramento dell'orecchio, conoscenza dei repertori, andare ad ascoltare arrangiamenti, magari sentirai in alcuni arrangiamenti che ci sono le triadi che fanno abbellimenti con queste cose, o ad esempio un famoso brano di Lucio Battisti ha questo arpeggio. Quindi passiamo da una triade in stato fondamentale ad altre 2 in primo rivolto. Quindi io credo che il Keged, visto così, sia molto pratico anche per questo tipo di visualizzazione, che ripeto può essere utile per un discorso armonico, ritmico, di arpeggi, come ti ho fatto vedere poco fa a livello di accompagnamento, ma anche per un discorso melodico. Vederne le note che puoi utilizzare a livello melodico per improvvisare, ma anche per comporre. E proseguendo questo discorso delle triadi, ce ne andiamo qui sulla forma di Sol. Ecco che anche qui, semplicemente vedendo l'intera forma che tu suoneresti, suoni le singole note che tu vai a premere per fare l'intero accordo. Le premi come note, cioè le usi come note singole. Ecco che queste sono tutte triadi e hanno un grande potere a livello melodico. Stessa cosa sulla forma di Mi. Sono tutte triadi che puoi sfruttare senza impazzire con le diteggiature, ce l'hai già con l'accordo. Non devi impazzire con le diteggiature. Già la forma di accordo contiene le triadi. Cioè le note che premeresti per fare l'accordo sono triadi. Quindi concludiamo questo ragionamento sulle triadi dicendo che puoi avere su ogni forma una visione, diciamo, verticale sulla tastiera, perché ne vedi tutte le note che compongono la forma, che sono triadi, oppure vedendo le forme successive, ragionando anche per gruppi di corde, puoi vedere anche come cambiano gli stati della triade, ma semplicemente vedi anche che è una continuazione della triade su tutta la tastiera. Quindi allenati a questo tipo di visualizzazione perché è molto pratica. Devi solo imparare gli accordi, ma questo vale per tutti gli accordi. Esempio Do major 7, e tra poco parliamo anche di arpeggi. Queste note che io sto premendo per suonare l'accordo sono tutte note che, oltre a darmi l'accordo, io le posso usare a livello melodico. Il vantaggio è che ho già la visione dell'accordo.
Tu non hai idea di quanti musicisti suonano in questo modo, i pianisti soprattutto, perché loro hanno le diteggiature degli accordi e spesso si muovono con le note degli accordi. È un modo di suonare che si chiama verticale, ma ci sono anche molti chitarristi che hanno sviluppato questo modo di utilizzare le note, cioè le note degli accordi. Sono note molto forti, ti danno una grande idea di armonia e quindi non impazzisci con scale, qual è la diteggiatura. Eccola qua. È chiaro che non basta questo per avere un fraseggio, perché poi le note sono un punto di partenza dove mettere le mani, poi a questo devi dare un respiro, un fraseggio che è un percorso lungo, devi avere poi un linguaggio. Però io credo che questa sia una visione molto pratica che io utilizzo e che ho visto utilizzare a molti musicisti, anche analizzando vari assoli, si vede come il musicista aveva questo tipo di pensiero. Parlando di arpeggi, quindi iniziamo ad aggiungere più note rispetto alla triade, quindi aggiungiamo ad esempio le settime, Re major 7, sto suonando questo, le note che io sto premendo sono queste, sono nella forma di La, ok? Le note che io premo diventano praticamente bersaglio melodico, si dice così. E diventano anche punti dai quali puoi partire frasi. Questa è una frase di tipologia bebop, ad esempio. Se vado nella forma precedente, che è quella di Do, la forma stessa dell'accordo mi dà l'arpeggio major 7. Se voglio arrivare fino alla terza maggiore, eccola qua. Quindi terza maggiore, quinta, settima maggiore, fondamentale, terza maggiore, quinta, settima maggiore, fondamentale, terza maggiore, quinta. Ma anche se vado sul minore, minore settima in questo caso, le note che io sto premendo per fare l'accordo possono diventare note singole, fondamentale, quinta, settima minore, terza minore, quinta. E come ti ho spiegato prima, diventano note dalle quali prendo spunto come bersaglio melodico per iniziare delle frasi. È ovvio che questa non è una cosa che ti viene semplicemente dalla visione, però la visione è la partenza per poter sviluppare poi questo. Vedi, qui sono tornato indietro, tra virgolette sono tornato indietro sulla forma di Re minore settima in forma di Do, quella che ti ho fatto vedere prima. Quindi sempre quella tipologia di frase che ti ho fatto vedere prima, che poi la adatti, vedi, sono idee che hanno una spina dorsale ritmica, ai quali gli dai colori, capito qual è poi quello che dà vita alle cose, sapere dove mettere le mani, vederne i suoni e poi avere in testa concetti ritmici, melodici, una serie di cose che vengono dai repertori, dall'ascolto di musica, da esercizi che si fanno, ma devi partire da questo, perché se non hai la visione, come ti ho detto fin dall'inizio, sprechi un sacco di tempo solo per sapere dove mettere le mani. Quindi i meccanismi anche sugli arpeggi sono sempre quelli. Io ho fatto un video che ti lascio anche in descrizione dove in ogni forma del cage ti faccio vedere la diteggiatura di arpeggio major 7, di settima e quant'altro. Anche se me ne vado qua, forma di Sol, quindi Re major 7 in forma di Sol, voglio utilizzarlo a livello melodico, non penso a nessuna diteggiatura se non che ho tutte queste note che sto premendo a disposizione insieme a cromatismi che posso fare. Vedi che è sempre quel concetto, ma non penso a nient'altro che all'accordo, capito? Poi me ne vado qua. Qui c'è la forma di Mi e ha il suo arpeggio che è questo. Però puoi vedere anche le note. Le note che premi diventano anche quelle note utilizzabili a livello melodico. Quindi in descrizione ti lascio il video dove ti ho parlato di arpeggi con tutte le forme del cage, quindi ogni forma del cage dà
la sua diteggiatura di arpeggio, ma considera che la forma dell'accordo è essa stessa una forma di arpeggio, un voicing si chiama, ok? Perché questo major 7 in forma di La è in forma fondamentale quinta, settima, terza. Se faccio questo è in un'altra forma, perché è fondamentale, e qui sto facendo terza, quinta, settima, quindi è in un'altra forma ancora. Quindi in base a come prendi le forme cambia la dislocazione dei suoni, e questo si chiama voicing. Quindi ricordati che le forme di accordo sono anch'esse note che tu puoi suonare, e te l'ho fatto vedere più volte, quindi spero sia chiaro questo concetto, che anche per quanto riguarda triadi e arpeggi già le forme di accordo le contengono, hai già le note che stai premendo per fare l'accordo, che sono note da utilizzare anche singolarmente, quindi il concetto è questo. Bene, direi che possiamo finire qua. Ti assicuro che se studi bene questo video ti crei veramente una visione niente male della tastiera. Come ti ho detto fin dall'inizio, studia queste cose con consapevolezza, sapendo cosa premi, abituando l'orecchio a percepire quello che fai e cantare quello che fai, intonare quello che fai. Quindi sotto ogni forma di accordo abbiamo visto che hai le diteggiature, le puoi modificare per formare tutti i tipi di accordo che ti servono, e ne puoi vedere anche triadi e arpeggi. Ok, se studi bene tutte queste cose ti assicuro che hai tutto ciò che ti serve per fare musica, perché poi a queste cose devi dare vita, poi il vero studio parte da quello, non da sapere queste cose. Questa è la partenza, quindi volevo fare questo video appunto per dare la possibilità a chi voglia farlo gratuitamente di crearsi un'ottima visione della tastiera e poi iniziare con il vero percorso, che è quello della creazione del linguaggio. Quindi ti ricordo che se vuoi fare lezioni con me sono disponibile, scegli se abbonarti anche al canale, e ti aspetto in un prossimo video. Se questo video ti è stato utile, mi raccomando, lascia un like, che è importantissimo, iscrizione per chi non l'ha ancora fatto, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!